Ci sono momenti nella vita in cui la trasformazione è talmente grande, talmente pesante e confusa che facciamo tanta fatica a capire qual è la strada giusta per noi e cerchiamo di trovare delle risposte che stanno al di fuori di noi, molte volte chiedendo risposte nell'aldilà. Ed è quello che ho fatto anch'io nei momenti più difficili, cercare delle risposte che mi potessero venire date dai miei angeli. E quando ho iniziato ad avvicinarmi a loro si è appalesato anche il mio spirito guida e il mio angelo custode, che mi hanno aiutato a superare e a vedere quello che stava accadendo nella mia vita e cosa dovevo trasformare. Infatti in questo video io ti parlerò di come poter comunicare con gli angeli anche se non sei in grado di poterli canalizzare. Ciao, io sono Cecilia e ho passato tanti anni della mia vita a trasformare i miei traumi in consapevolezza. Oggi ti racconto una storia di vita interiore affinché possa aiutarti a trasformare i tuoi nodi interiori. Oggi parleremo di come riuscire a comunicare con i propri angeli. Non è una cosa assurda, anzi, anch'io pensavo fosse una cosa assurda poter comunicare con gli angeli e nel corso del tempo prendevo in giro anche chi ci riusciva, anzi, nemmeno gli credevo. E invece, vedi, mi sono ritrovata a comunicare con loro. Ci sono vari modi. Uno fra tutti, ovviamente, è la canalizzazione angelica. Non tutti possono canalizzare gli angeli, questo non lo nego, ma questo non significa che sia impossibile. Anzi, secondo me, nel corso del tempo tutti possiamo riuscirci benissimo. Ognuno ha il suo strumento, secondo me, non c'è un'unica via. E questo dipende anche molto dalle proprie capacità, ovvero capacità interiori intendo come chiaroveggenza, chiarosenzienza, chiarudienza e via discorrendo. Anche questo è molto utile, però questo non preclude la possibilità di poter parlare con i propri angeli. Io in primis mi sono avvicinata nel 2020, come ben sapete, con la mia trasformazione, iniziando a vedere appunto i numeri doppi, i cuori e le piume, e quella è già una prima comunicazione che fanno gli angeli nei nostri confronti. Sono però comunicazioni che sono universali, chiamiamole così, nel senso che sono molte più persone che vedono 11-11, 22-22, trovano cuori, trovano piume. La prima fra tutte è stata quella che maggiormente ha dato una mano nella canalizzazione, ovvero quello di scrivere. Lo scrivere per me è importantissimo, sia che io voglia parlare con gli angeli, sia come modalità per tirare fuori tutto quello che io ho dentro. E secondo me la modalità per scrivere è quella più indicata. Però ci sono due modalità che poi vi spiego. Quindi ho iniziato a scrivere agli angeli per poter vedere esauriti i miei desideri. E ovviamente loro mi davano delle risposte con tante tipologie di modalità che ora vi elencherò. Un altro aneddoto invece è quando ho scoperto il mio spirito guida attraverso una medium, e infatti parlai con i miei nonni, cioè i miei nonni comunicarono con me e nel mezzo si intromise questa figura particolare, e vi faccio sentire poi anche eventualmente l'audio per dimostrarvi quello che effettivamente mi ha detto. E lei praticamente disse che vedeva questa figura con dei palchi, quindi le corna come quelle dei cervi, e che avrei trovato il nome di questo spirito guida all'interno del libro che per me aveva una valenza importantissima e che l'avrei trovato a pagina 6. Allora, secondo me si è palesato, lo vedo come un uomo, cioè diciamo energia maschile, perché è molto aleatorio, quindi quando sono così non mi danno una figura molto umana, è perché è da tanto tempo che non si incarnano, quindi sono anche spiriti abbastanza alti. Però mi sta facendo vedere delle corna tipo di cervo come ornamento qua sulla testa. Vedo molto spesso i cervi. Ok. Sta cercando un modo per entrare in contatto. Cioè sta cercando un modo, scusa, una definizione sbagliata. Mi stai dicendo che è giunto il momento che voi entrate in contatto. Ok. E chissà. Allora, 6
che c'era prima, quando mi è arrivato lui, se ho capito bene, mi sta parlando di un libro molto importante per te, non so il tuo libro preferito, comunque dice il libro, lei sa quale. E lì all'interno di quel libro troverai il suo nome, il nome dello spirito guida. E prova a guardare a pagina 6, pagina 66, insomma qualcosa legato col 6. Ora, io lì per lì dissi, Madonna, ma quale sarà questo libro? Zero, non lo trovo, non ho idea di quale libro sia importante per me perché poi ne leggo tantissimi. Lì per lì pensai a un libro di quando ero piccola, quindi andai addirittura in soffitta a riprendere questo libro. C'erano tanti nomi, ma nessuno mi diceva niente. Passò del tempo e un'amica mia poi mi mandò uno screenshot in cui diceva che proprio gli spiriti guida avevano come numero assegnato proprio il 6. E iniziai a vedere ovviamente il numero 6 ovunque. Fatto sta che poi ovviamente come al solito mi dimenticai e un giorno dissi, sai cosa, voglio rileggere Via col vento. A me piace tantissimo Via col vento il libro e dissi però voglio iniziare dalla prefazione, voglio un attimo capire com'è nato un po' tutto di Margaret Mitchell eccetera, però io mai letta in vita mia una prefazione di un libro, mai, perché mi sono sempre sembrate di una noia assurda, invece poi l'ho riscoperte, quindi se ci sono c'è un grandissimo motivo e vi consiglio sempre di leggerle. E quando andai ad aprire il libro, questo di Via col vento, praticamente c'erano 2 pagine con il numero 6. Perché? Perché all'interno del libro, come potete vedere, c'è il classico numero che si trova nei libri e invece nella prefazione si trovano i numeri romani. Quindi la scelta del numero 6 c'era 2 volte, però io non ci ho pensato, non ho minimamente pensato. Fatto sta che sono arrivata a pagina 6 senza nemmeno accorgermene perché erano i numeri romani, quindi io proprio non ci facevo assolutamente caso, e ho letto questa frase. Il romanzo suscita immediatamente l'entusiasmo degli editori e dopo un forsennato lavoro di revisione viene pubblicato alla fine di giugno del 1936 con il titolo Gone with the Wind, da un verso di una poesia di Ernest Dawson. Io quando ho sentito il nome Ernest Dawson, lì ci ho avuto una sensazione assurda. Sicuramente Gone with the Wind l'ho letto male in inglese, scusatemi, ma io e l'inglese siamo 2 rette parallele che non si incontrano mai, e ho letto il 6, 1936. Ha il nome Ernest Dawson, a me piace tantissimo il film Titanic, quindi Jack Dawson, e anche lì ho detto c'è qualcosa. Quando abbasso lo sguardo e vedo che stava a pagina 6 dei numeri romani, lì ho capito che Ernest era il nome del mio spirito guida. E oltre al fatto che questo effettivamente per me è un libro importantissimo, a me piace veramente veramente tantissimo e proprio perché è uno scrittore di poesie Ernest, ad un certo punto, dopo aver scoperto il nome, si palesarono così all'improvviso nella mia vita tantissime violette, quelle che troviamo nel bosco. Non erano mai nate nel mio giardino, ve lo giuro, l'ho chiesto anche ai miei genitori. Vado in giardino dopo poco aver scoperto il nome e trovo tutte violette, dovunque andassi violette, sui social, sui post, che per me le violette non mi facevano né caldo né freddo. E avevo scritto il motivo di queste viole nel mio diario. E avevo scritto: scoperto che Ernest comunica con me attraverso le viole perché il verso preferito di Ernest Dawson è una poesia di Edgar Allan Poe, The Violet and the Vine. È una poesia di quest'altro poeta, Edgar, per cui lui praticamente piaceva tantissimo perché era ossessionato da un amore ormai perduto. E quindi lui comunicava con me attraverso questo fiore, ma anche con il colore viola, poi ho scoperto. E lui è stato molto vicino a me in quel periodo difficile, mi faceva e mi portava in determinate situazioni, faceva vedere situazioni eccetera eccetera in una maniera molto particolare. Quindi
questa è stata la mia esperienza, un'esperienza che poi è continuata perché poi sono riuscita a canalizzare altre tipologie di angeli. Un po' riesco vocalmente, quindi riesco a canalizzare attraverso la voce, però la modalità che in assoluto io riesco e che ho iniziato casualmente è stato con la scrittura automatica. La scrittura automatica per me è il metodo più facile per tutti per iniziare a comunicare con loro. Il problema dove risiede? Risiede nel momento in cui siamo persone che tendono moltissimo al controllo, come è la sottoscritta. Per cui far scivolare la mano e lasciarla libera nello scrivere non è del tutto facile, anzi, io vi consiglio di prendere due fogli, di fissare il foglio al tavolo, comunque prendere un quaderno, come vi risulta meglio, non è un problema quello che decidete, cioè quello che a voi vi risulta migliore, più facile nella scrittura, anche nello scivolare con la penna, prendetelo. Quindi se scrivete con la piuma d'oca, se scrivete con la penna Bic, se scrivete col calamai, quello che vi pare, non è un problema. Potete scegliere un quaderno, un block notice, un unico foglio, purché questo resti fisso sul tavolo, nel senso che con la mano voi scrivete e il foglio, il quaderno, il block notice non si muova. Perché l'altra mano dovete cercare di tenerla sul cuore. Se però non ci riuscite, ovviamente prendete e state nella posizione che più vi è comoda. Quindi voi provate a scrivere una domanda e poi appoggiate semplicemente la penna al foglio e aspettate che la mano si muova da sola. Vi consiglio come sempre di fare una meditazione prima, perché ovviamente la mente non deve intaccare sulla scrittura. Inoltre, per chi ha un forte controllo di se stesso come ce l'ho io, vi ho detto di prendere due fogli perché sull'altro foglio, secondo me, almeno a me sta aiutando, prendere una penna e iniziare a fare dei disegni a casaccio, in modo che la mano impari ad essere più fluida nei movimenti, e quindi quando poi la riportate nella scrittura questa andrà in automatico da sola e vi renderete conto che qualcosa uscirà sicuramente, magari non subito, ma provate più volte perché loro sicuramente vi comunicheranno. Io vi consiglio come prima domanda di chiedere un messaggio libero, quindi che loro possano comunicare con voi qualsiasi cosa abbiano da dirvi, così che non entrate in determinati ambiti che in questo momento vi stanno facendo male, che non trovate una soluzione, che quindi il cervello possa prendere il sopravvento. Gli altri metodi, che sono più specifici del vedere i numeri doppi o i cuori o le piume, riguarda il fatto di scrivere delle lettere. Voi potete effettivamente scrivere delle lettere in cui chiedete agli angeli che possono intercedere per voi in una situazione, che vi possano aiutare o dare dei consigli, e loro vi risponderanno sempre in svariate modalità. Allora, la prima di tutte, voi potete chiedere di vedere, faccio un esempio banale, una farfalla rosa. Non lo so, voi dice guardate, io ho bisogno che voi mi aiutate in questa cosa dal punto di vista della mia relazione sentimentale, perché le cose stanno andando male, ho bisogno di aiuto, però lo dovete scrivere, fare proprio una lettera, come se scriveste una lettera ad un amico, con penna e foglio non digitale, mi raccomando, e chiedergli di vedere per questa situazione una farfalla rosa. Non datevi limiti, nel senso, non iniziate a pensare la farfalla rosa nel mondo non esiste, perché loro in qualsiasi modo ve la faranno vedere, se ovviamente la vostra richiesta è stata accolta. Se non viene accolta non vedrete assolutamente niente, perché vuol dire che quella situazione non è più per la vostra crescita personale, è conclusa ed è inutile continuare a incaponirsi. L'altra cosa fondamentalissima è che voi lo scriviate, che non lo diciate ad alta voce. Ma questo perché? Questo è proprio più per una cosa prettamente umana, ovvero i telefoni ci ascoltano, Google ascolta, Google vi fa vedere quello che voi dite o scrivete nel telefono, quindi mi raccomando non ditelo ad alta voce, piuttosto pensatelo nella vostra testa, ma non ditelo, perché altrimenti i social, Google, quello che vi pare vi mostrerà effettivamente una farfalla rosa e quindi direte è stato Google. Sì, è stato Google, non lo nego, perché lavorando prima nel marketing so perfettamente come funzionano, e quindi se voi andate ovviamente a
modulare il vostro telefono, il vostro computer o qualsiasi dispositivo, tablet che vi ascolti, è ovvio che lui poi ve le presenti. Invece nel momento in cui voi lo scrivete semplicemente su un foglio di carta, che quindi non esce dal foglio di carta, nessuno può vederlo, nessuno può nominare quella precisa cosa che voi volete vedere, perché sarete voi a decidere qual è quella specifica cosa, non potrà uscire se non che perché gli angeli hanno deciso di farvelo vedere anche sui social, ma saprete perfettamente che è uscito perché sono stati loro a farvelo vedere e non perché voi l'avete detto ad alta voce o siete andati a ricercarlo su Google. Le altre modalità per cui voi fate delle richieste possono essere comunque espresse anche attraverso la visualizzazione di poesie. All'improvviso vedrete una poesia e nel leggerla vi risuonerà dentro un qualcosa e quando sentite dentro di voi una certa sensazione vuol dire che quella poesia ha un messaggio per voi. La stessa cosa capita anche con la musica. Loro potrebbero mandarvi dei messaggi attraverso la musica e a me è successo tantissime volte. Per esempio, in questo periodo a me che è di forte trasformazione, perché sento in continuazione dentro la testa la troverai con la voce di Battiato e altri pezzetti della canzone, e sono andata ovviamente a chiederla a Google perché io le canzoni di Battiato non le conosco e ho trovato che la canzone si chiama Nomadi e infatti lui parla in questa canzone di ritrovare se stessi, di eliminare tante cose superflue, cosa che mi hanno detto anche i Ching, che non so se le conoscete ma semmai ne parleremo, scrivetemelo nei commenti se vi interessa, che è un momento di taglio, un momento di trasformazione e sgretolazione del mio essere. Invece la primissima canzone che mi hanno mandato è stata quella di Rita Ora, Your Song. Lì proprio ho capito che era per me perché c'era scritto la tua canzone e me l'avevano detto. Mi avevano detto che nell'arco della giornata, sempre con una canalizzazione da loro, gli angeli, dentro questa lettura, mi hanno detto presto ascolterai una canzone che è per te. E infatti arrivò la canzone di Rita Ora la sera, Your Song. La maggior parte delle volte non le ascolti, a meno che tu appunto non hai fatto una richiesta specifica e allora loro ti fanno sentire una canzone particolare su tua richiesta, come vi ho già detto. Però se no vi arrivano tutte canzoni che voi non avete mai ascoltato, non avete mai sentito e nemmeno sapete che esistono nella faccia della terra. Voi fateci caso perché quelle canzoni hanno dentro un messaggio che è per voi. Io spero che questo video su come comunicare con gli angeli ti sia stato d'aiuto e anzi mi farebbe molto piacere se tu poi raccontassi nei commenti se hai messo in pratica le metodologie che io ti ho raccontato e se loro in qualche modo hanno comunicato con te e in che modo. Se è così, segui il mio canale per non perderti tutti i prossimi video. Io ti aspetto qui ogni lunedì.